Amici del Dai Gas Championship, dalla frescura delle Alpi e dal verde di Bolzano, Frasnelli Kart per il secondo appuntamento del Dai Gas Championship 2026. Come sempre con voi c'è Luca Flaminio al microfono ad accompagnare l'azione dei piloti in pista, e allora andiamo subito nel vivo dei 1080 km del circuito di Frasnelli, sede di questa seconda gara di campionato, con temperature fresche, 9 gradi 10 percepiti, piloti che forse arriveranno un po' più coperti. Dopo Pomposi è arrivata la prima direttiva tecnica che è andata ad eliminare alcune zone grigie del regolamento, rendendolo più restrittivo. Potete recuperare l'episodio precedente, ovviamente dove abbiamo spiegato più nel dettaglio quello che è cambiato all'interno del regolamento. Come a Pomplosa, anche qui lo scorso anno qualifiche e gara hanno dato risultati abbastanza netti, con Tondelli, Aurucci e Occhi che si sono spartiti allo stesso modo sia la qualifica che la gara, arrivando rispettivamente primo, secondo e terzo dall'inizio alla fine. Ovviamente tante sostituzioni questo fine settimana. Gok Racing Team completamente orfano dei suoi due alfieri Dalla Libera e Giardina, che non vengono sostituiti. Sostituisce invece Canella Majorana. Colombarini invece viene sostituito da Mario Sollazzo. Assente anche Baratella, che è sostituito da Raffaele De Santis, mentre non sostituito Randoli, quindi un po' di cambiamenti nella griglia. Questa è la classifica al momento del campionato dopo i primi due appuntamenti di Pomposa, round 1 e round 2. Primo appuntamento del campionato, ma come sempre ora entriamo nel vivo dell'azione e andiamo a vedere la griglia di partenza di questo secondo appuntamento. Gara 3, gara 4, Nicola Beneventi in ultima posizione, 1-5-3, scatta in 17ª piazza. Davanti a lui in ottava fila Marco Retogni e Mario Sollazzo, scattano in 16ª e 15ª posizione. Settima fila per Gianluca Zanichelli e Lorenzo Melis, brutta qualifica per Zanichelli che scatta molto indietro. 12º Rami Ftuni, fuori dai primi 10 dopo Franciacorta 2005, anche Francesco Vaglieri che scatta solo 11º. Entriamo in top 10 con Lorenzo Morini e Patrick Campana che scattano dalla quarta fila per Pietro Tondelli e Arturo Fantini, che si conferma in un ottimo stato di forma. Davanti a loro Jürgen Domi ed Elia Tomassetto, che dopo il weekend di Pomposa scatta solamente quinto, mentre precedentemente nei primi due appuntamenti aveva dominato. Lorenzo Occhi e Matteo Aurucci sono in seconda fila, mentre davanti a tutti ci sono in grandissima forma Raffaele De Santis e Alessandro Majorana, che arrivano a questo appuntamento da sostituti e separati da solo 42 millesimi. Allora, pronti all'azione, tra poco in pista per gara 1. Come ogni volta ci tengo a dire un enorme grazie a Luca Flaminio, che si presta a fare le telecronache. Anche questa seconda gara lo vede al commento. Mi vedete vestito diverso per una ragione molto precisa. Ho mantenuto le stesse impostazioni sbagliate del primo appuntamento quando avevo registrato e si vedeva parecchio sgranato, parecchio rovinato, cosa che adesso ci ho dato un'occhiata, non dovrebbe succedere, e ho detto vabbè, registriamo un'altra volta da capo il tutto, perché oggettivamente mi stava venendo un attacco epilettico a guardare quella roba lì. Qualifiche che hanno riservato particolari sorprese, perché avere i primi 3 in 42 millesimi è veramente tanta roba. 3 piloti racchiusi in uno spazio così piccolo. Io rosico perché un'altra volta, come è stato per Bresa a Pomposa, per Basaglia, come cazzo vi pare, questa volta manca la visuale di Raffaele. Mi diceva che l'aveva registrata, che me l'avrebbe mandata. I video io non li ho mai visti, quindi non so se ci sia stato un errore nella telecamera, se si sia dimenticato. Vabbè, pazienza. Comunque 2 visuali su 3 davanti ce le ho, perché ho Majorana e Aurucci. Commentando il resto, sono contento anche per Lore, che si è piazzato in quarta posizione, dimostrando effettivamente di essere ancora quel pilota che ricordiamo, perché lo dico senza mezzi termini, le posizioni in cui l'abbiamo visto a Pomposa non sono quelle che gli competono. Mi fa piacere anche vedere Domi in sesta posizione. Per il resto so che potrebbe nascere una domanda, visto che io ho detto io cercherò di parlare di me il meno possibile, però una cosa penso potrebbe nascere, un dubbio. Questo dubbio è: perché tu hai fatto mezza qualifica senza avere un giro? Il testacoda, quello che avete visto all'inizio, che mi ha mandato nella sabbia. Non starò a commentare bla 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 così come è successo, perché vi dico la verità, non ne ho la più pallida idea. O meglio, gli ho dato dei colpi di sterzo per farlo entrare in curva, ma non ho idea del perché l'ho fatto. Quella è una cosa che più che altro dovresti fare quando piove, non quando c'è asciutto.
non ne ho idea, non so perché l'ho fatto, mi sono trovato lì. Nella riunione prima della gara, quando parli con i meccanici, con i commissari e tutto, loro ci hanno detto una cosa precisa. Se voi vi fermate attaccato al muro o nella ghiaia, dovete stare fermi e veniamo a prendervi noi. Ho detto, va bene, nessun problema. Mi sono girato, il kart era piantato, non si muoveva dalla sabbia e ho detto, vabbè, aspettiamo come ci hanno detto loro. Aspetta, aspetta, aspetta. Arriva con il quad e mi guarda. Beh, ma perché non sei sceso? Dico, ero tipo meme di Zac Efron, dico, cosa? Perché? Mi fa, dai, dai, scendi. Vabbè, scendiamo. Lo spingi, lo rimettiamo in pista. Insomma, il mio primo giro era tipo vabbè, avevo il giro di uscita, poi avevo un giro in 3 minuti e rotti, tipo una roba del genere. Quindi metà della mia qualifica l'ho fatta là sulla sabbia praticamente. Cioè metà no, ma una buona parte. Questo è quanto se fosse saltato fuori il dubbio l'ho appena svelato. Non abbiamo i 10 giri di pomposa, ma ne abbiamo 12 in gara 1 da fare. E 12 giri in cui potremo avere una certezza sui valori in campo o addirittura un qualche capovolgimento, chi lo sa. Va detto che, a differenza di Pomposa, i kart questa volta non saranno cambiati tra un turno e l'altro, quindi significa che se tu in qualifica hai avuto un kart di merda, il kart di merda te lo porterai avanti fino alla fine, viceversa, hai avuto il kart buono, ti è andata bene per tutto il tempo. Avendo un attimino dato delle lucidazioni, quello che ci tengo a dire è Luke, è il tuo momento. Commentaci gara 1 e dimostraci quanto è successo. E quindi eccoci qui con le immagini dalla pista per gara 1. Elia Tomasetto, il grande dominatore dei primi 2 appuntamenti della stagione, leader del campionato, che oggi si trova a scattare dalla quinta posizione, prende ora posto all'interno del suo kart. Qui invece siamo con il poleman Alessandro Majorana, che per 42 millesimi di secondo si è andato a prendere la pole nei confronti dell'altro debuttante e sostituto oggi, De Santis. Quindi sostituti che oggi fanno decisamente la voce grossa e vanno a bloccare la prima fila. Arrivano anche gli altri, abbiamo visto Campana, ora siamo con Francesco Vallieri, brutta qualifica fuori dalla top 10, vedremo se riuscirà a risalire in gara. Sta arrivando anche Melis. Dietro di lui ci saranno Zanichelli, poi Sollazzo, poi De Togni e poi Beneventi che scatta in 17ª ed ultima posizione. I piloti che sono tutti pronti e allora le immagini che vanno dall'esterno con la sequenza delle luci che sono 3 e che poi diventano verdi per dare il via a gara 1. Brutta partenza di Majorana da davanti, subito va davanti De Santis. Majorana è partito davvero molto male, anche Occhi che fa un'ottima partenza, quasi prova ad andare a impensierire De Santis. Intanto qui Aurucci con Occhi davanti, bruttissima partenza davvero di Majorana, c'è ancora tanta azione. Majorana prova a riprendersi la posizione in lotta con Tomasetto che qui è davanti a Domi. Tondelli all'esterno nei confronti di Domi, sulla quale prova a farsi vivo anche Campana che va all'interno. Occhio qui che lo spazio può diventare molto poco dalle chicane. Intanto infatti c'è un errore davanti da parte di Domi, ne approfittano sia Campana sia Vallieri, con Domi che è andato a fare un'escursione fuori pista sull'erba che gli è costata un paio di posizioni ancora sportellate. Con Domi, Vallieri, prova a inserirsi anche Fantini all'interno che si prende la posizione e allora De Santis davanti a tutti, poi Occhi che, attenzione, è molto vicino alle sue spalle a Aurucci. Qua Vallieri che si fa vedere nei confronti di Campana in curva 1, chiude la manovra, ci riprova Campana con Vallieri che è andato un pochettino all'esterno toccando il cordolo, perdendo un po' di velocità, riesce però a mantenere la posizione dietro Campana che viene infilato da credo Fantini, sì, Fantini nei confronti di Campana, mentre la regia ci porta su Lorenzo Occhi che è in terza posizione, incollato ad Aurucci che quindi lo ha scavalcato e si è preso la seconda posizione, diventa il primo inseguitore del leader della gara, De Santis. Qui invece Rami Ftuni che è all'inseguimento di Morini e di Jürgen Domi.
Tondelli vicino a Vallieri che è partito molto bene, grande partenza, scattava 11° e già in 7ª posizione. Non ci voglio mettere la firma, credo sia stato il suo il migliore scatto, il pilota che ha guadagnato più posizioni. Intanto sotto il minuto 59,1 per De Santis che fa il giro più veloce della gara, che però viene subito battuto da Majorana in 59,057. Dietro molto più lento Tomasetto che ha girato in 59,9, non lontano occhi 59,2. Majorana non si fa pregare, esulta anche, tanto attenzione Vallieri, errore di Vallieri che si gira, sfila tutto il gruppo, non facile per Vallieri ripartire. Intanto quindi Majorana si mette con il giro veloce alla caccia di Aurucci che è a mezzo secondo da De Santis. Tanto qua siamo con Melis che ha la caccia di Ftuni davanti a Campana, e poi torniamo su Occhi che a caccia di Majorana è stato un decimino più veloce di Tomasetto alle sue spalle. Tomasetto che alla fine nel marasma iniziale quinto era, quinto è rimasto. Intanto scendono sotto il 59 Aurucci, giro veloce 58,942, è molto vicino a De Santis, è in gran forma Aurucci che ha fatto un grande risultato comunque nelle prime 2 gare di pomposa. Intanto attenzione qua, problemi, Campana si fa da parte, procede molto lentamente, fa anche cenno mentre alle sue spalle Vallieri approfitta della sua situazione per andare all'attacco nei confronti di Beneventi e prendersi la posizione. Storto braccetto, catena in carica. Ok papa, box box, box box, gara finita. Ai 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 ai, problema con il braccetto e quindi gara di Campana finita, mentre qua Morini va all'interno nei confronti di Domi. Qua la regia ci offre un replay, vediamo il replay della partenza. Siamo con Majorana che infatti lo abbiamo visto partire malissimo, davvero molto lento, con De Santis che lo brucia subito, occhi anche lui all'esterno. E Majorana poi ha perso ulteriori posizioni, anche Aurucci che si infila e rimane in un panino con Aurucci e Domi. Mamma mia, da primo a quinto in 2 curve, poi si è rifatto dentro, e questa l'avevamo visto in diretta quando si è andato a riprendere la posizione nei confronti di Domi. Aveva ancora addirittura le mani non poggiate sul volante, Occhi in fase di partenza, ma è riuscito a partire comunque benissimo, tant'è che è partito anche bene nei confronti di De Santis, poi non si è preso rischi in curva 1 per non rischiare un patatrack. Mentre qua siamo con Domi, anche lui va a passare subito Tomasetto. Davanti passano tutti, qua c'è il panino con Majorana che si trova appunto incalzato da Domi e da Aurucci. Alla fine è tutto bene quel che finisce bene, con tutto il gruppo che è riuscito a sfilare nei primissimi giri nonostante le grandi battaglie senza incidenti. Anche Tomasetto si è fatto subito avanti nei confronti di Domi e si è preso la posizione. Domi che alla fine era partito molto bene ma è stato un po' risucchiato dal gruppo. Anche Campana qua si è fatto vivo, poi è saltato tanto sul cordolo, non è riuscito a richiamare il kart, chiede scusa al compagno, fa cenno con la mano, però la situazione è un pochettino confusa. E qui invece la regia ci porta proprio on board con Patrick Campana. Molto bene su Morini, poi Tondelli si affaccia all'esterno, all'interno anche nei confronti di Fantini, questo l'ha portato in 7ª posizione. Tondelli però ne ha approfittato per reincrociare e riprendersi la posizione. Vediamo se la regia poi ci porta fino alla fase in cui i due sono stati fianco a fianco, Campana con Domi. Eccoci qui, Campana va all'interno, Domi lo guarda, lo spazio era molto poco, Domi prende tanto cordolo, si sbilancia e poi non ha più modo di richiamare il kart e rientra in pista. Ma che cazzo stai facendo? E Campana, diciamo, non le ha mandate a dire, rientro pericoloso che ha costretto anche Campana a sfruttare l'erba per evitare danni peggiori. Ma qua già era successo qualcosa, quindi nel fattaccio tante posizioni perse, forse proprio in quell'episodio che il braccetto ha detto stop. Olla! No, qua sì, c'era già qualcosa che non andava, sì, il braccetto completamente andato dall'onboard. Sì, ruota completamente storta, l'anteriore sinistra.
mentre qua Aurucci contro Occhi, con Aurucci che affonda all'interno. Grande staccata nei confronti di Occhi. Qua invece avevamo visto Vallieri, grande staccata, gli stava arrivando sotto, ha pinzato molto forte, ha perso tante posizioni, ripartito in 13ª posizione, peccato perché aveva fatto una grande partenza. E allora si esauriscono i replay e torniamo dal vivo. Questo è Rami Ftuni, che è in 10ª posizione all'inseguimento di Domi, anche se ha girato quasi mezzo secondo più lento nell'ultimo passaggio. 1-1-4 per Domi, 1-1-9 per Ftuni. E qua occhio Aurucci che è negli scarichi di De Santis, 58,8, rinnova ancora il giro veloce. De Santis però non molla, è stato un decimino più lento, 58,9 anche per Majorana. Davanti stanno andando davvero forte. E intanto qui Campana, che purtroppo mestamente è costretto a riportare il suo carta ai box, completamente aperto il braccetto anteriore sinistro. Si chiude nel peggiore dei modi e dopo pochissimi metri la gara di Campana. Ecco qua, la vedete nelle immagini. Qua torniamo da Domi che è alla caccia di Morini. Due sono in lotta per l'8ª e la 9ª posizione. All'interno Domi nei confronti di Morini, che però sceglie una traiettoria leggermente diversa, riesce a difendere la posizione, mentre siamo al quinto giro di 12. De Santis e Aurucci sempre vicinissimi. Non riesce invece, visto che stanno girando più o meno sullo stesso passo, ad avvicinarsi Majorana, che resta lì a 1-2, 1-3 dalla coppia di testa. Ed è proprio lì che la regia ci riporta, con Aurucci a caccia di De Santis. 58,9 l'ultimo passaggio di Aurucci, 59,009 per De Santis, 59,016 per Majorana. I primi tre stanno avendo un passo incredibile. Occhi è lontano 5 secondi, occhio ad Aurucci che è vicinissimo a De Santis, non riesce a farsi vedere. E allora andiamo da Domi che si è avvicinato a Morini. Arriviamo alla sequenza delle chicane. Morini un po' più aggressivo sul cordolo, va molto all'interno per difendere la posizione. Per un momento prova ad affacciarsi Domi, ma non sembrano aprirsi i varchi. Aurucci guadagna velocità, affianca De Santis, 58,7, battuto la Majorana che fa il giro veloce e sta arrivando nei confronti dei primi due. Aurucci diventa nuovo leader della gara. Mentre qua invece siamo con Domi, ancora in lotta con Morini, stavolta dentro in curva 1. Curva 1 stiamo vedendo, curva 1 stiamo vedendo teatro di tanti sorpassi di questa gara, forse uno dei punti migliori. E quindi Domi passa Morini, sale in 8ª posizione. Qua siamo con Majorana, 58,703 nell'ultimo passaggio, davanti De Santis 58,8. Li vede, li sente, taglia tantissimo questo cordolo senza grandi problemi. Eccola qua, stavamo vedendo un po' le posizioni. Sollazzo ne ha guadagnate 4, Beneventi 3, Majorana invece ne ha perse 2, mentre qua il confronto dei tempi fra Sollazzo e Vallieri, con Vallieri che un po' alla volta dopo l'errore negli ultimi giri si sta riportando sotto, e le telecamere ci riportano on board con Alessandro Majorana. Mentre di nuovo un replay. Qua siamo con Menis, giro 6. È entrato molto forte il posteriore, non l'ha accompagnato e quindi Lorenzo Melis giustamente arrabbiato. Da strada al compagno di squadra Vallieri. E torniamo in live ancora con Domi che vede davanti Fantini. I due però girano molto simili, entrambi in 1 minuto e 2 netto, mentre Morini inizia a perdere terreno, 1 minuto e 6, 4 decimi più veloci sia Fantini che Domi. Ftuni che invece è alla caccia di Morini, ma non ha avuto un grande ultimo passaggio. 1.006 per Morini, 1.1.8, addirittura 1 secondo e 2 più lento nell'ultimo passaggio Ftuni nei confronti di Morini. E qua torniamo davanti perché la lotta è serratissima. Majorana ormai sente la scia dei primi due. Aurucci si è preso la leadership, ma De Santis non ne vuole sapere di mollare. È una gara davvero infuocata. Vanno a chiudere il 9° giro, inizia il 10°, ne mancano 3 alla bandiera a scacchi. Majorana non si ferma, 58.404, ancora va a ritoccare il giro veloce della gara. E Domi qua prende in maniera molto violenta il cordolo, lo stesso che prima avevamo visto attaccare in maniera molto decisa a Majorana. A stavolta a lui costa molto caro perché
perde posizioni, peccato perché era risalito in ottava posizione, viene riscavalcato da Morini e da Ftuni. Majorana incollato a De Santis, De Santis incollato ad Aurucci, è una gara 1 qui a Bolzano davvero incredibile, si avvicina tantissimo Majorana che sta volando, quasi a spingere. De Santis va all'interno, si apre De Santis, vediamo se chiude la manovra, ci riesce ed esce a una velocità siderale. Majorana che ne vuole far fuori due, in un colpo solo e ce la fa Majorana nei confronti di Aurucci, che a sua volta viene scavalcato di nuovo anche da De Santis. Che gara che ci stanno regalando questi tre piloti davanti, Majorana, De Santis e Aurucci, una gara incredibile. Occhio perché davanti ci sono anche dei doppiaggi in arrivo e con una lotta così serrata possono fare la differenza. De Santis prova ad approfittarne di nuovo, ad attaccare all'esterno nei confronti di Majorana. Non si creano però poi presupposti per un eventuale incrocio di traiettoria. Attenzione, torniamo da Domi. Tondelli largo fuori. Problemi, era stato lento l'ultimo giro, lo stavo vedendo ora al monitor dei tempi, addirittura 1.9 netto. Ancora tutti incollati davanti, Majorana, De Santis e Aurucci, mentre qua Vallieri che sta arrivando su Sollazzo, guadagnato 3 decimi nell'ultimo passaggio, ma qui la gara è viva. De Santis su Majorana, si infila, quasi ci voleva provare Aurucci. Torna davanti De Santis, prendono un pelo di margine i primi due, ha dovuto alzare un attimo il piede a Aurucci, gli è costato qualche metro, ancora incollato Majorana che prova a farsi all'interno, si abbassa tutto De Santis all'interno del suo cockpit. De Santis tiene la leadership, vanno ad iniziare l'ultimo giro. Aurucci sembra un pochettino più staccato, sembra una questione di due, attenzione Majorana che arriva lungo in frenata e gli costa caro questo errore, perché Aurucci si riprende la seconda posizione, ci sono un po' troppi metri però ora fra lui e De Santis, che sembra potersi involare verso il successo di questa gara 1. E guardate Vallieri, anche lui ha raggiunto Sollazzo, aveva recuperato quasi mezzo secondo nel passaggio precedente, ora è incollato. Anche per Tondelli, stesso problema di campana, anche lui braccetto anteriore sinistro. Davvero, i piloti devo dire che ci hanno dato coi cordoli. Aurucci ad inseguire i primi due. Ad inseguire De Santis che va sul traguardo e vince gara 1. Aurucci è secondo, Majorana è terzo. Grandissimo spettacolo, come dicevo in precedenza, che ci hanno regalato i primi tre in questa gara. Lorenzo Occhi chiude quarto dopo una grande partenza, non ha però potuto tenere il ritmo dei primi tre, che è stato davvero indiavolato. Mentre Elia Tomassetto, come dicevamo in precedenza, quinto è rimasto un pochettino sottotono, mai in palla, mai al passo con i primi. Una gara che quindi sta dando una dimensione diversa a questo campionato, che dopo i primi due appuntamenti di pomposa, tanto qua Vallieri che si è preso la posizione su Ftuni e alla fine chiude, vediamo, su Sollazzo, scusate, su Sollazzo alla fine chiude in 10ª posizione. E dicevo, Tomassetto che dopo il grande stato di forma del primo appuntamento di pomposa, dove ha stravinto gara 1 e gara 2, ora si trova in una dimensione molto diversa, con Aurucci che è tornato a fare la voce grossa, non che a pomposa fosse meno in forma, ma un Raffaele De Santis in grandissima forma e un Alessandro Majorana che ha dato decisamente grande prova di sé. Il pilota più veloce in pista non è riuscito poi a chiudere il cerchio portandosi a casa la vittoria, ma c'è ancora gara 2, quindi ci sono ancora tante emozioni da vivere, mentre in sovraimpressione scorrono le classifiche finali di questa gara 1, secondo round Tirol GP del Dynagas Championship, e quindi ovviamente non aspettiamo altro che gara 2. Intanto potete notare che non ci sono le classiche scenette dopo la gara, questo perché come l'anno scorso ci hanno fatto fare qualifiche gara 1, gara 2, tutte sparate consecutivamente, quindi appunto scene del dopogara non le abbiamo, perché finita gara 1 siamo andati subito in griglia per gara 2 e non c'è stato modo di scambiare delle parole. Un fattaccio che è capitato, e questo lo dico già, è stato Pietro
che si è affiancato a me alla fine di gara 1 e mi ha mostrato la parte inferiore del suo casco e lì ho visto che gli si è staccata la telecamera che ha comprato a fine anno, tipo novembre dell'anno scorso, ottobre, adesso non mi ricordo, insomma una settimana prima dell'ultima gara tipo. E telecamera Insta360 che voi potete immaginare quanto costa, anche se fosse la più economica. Non ho capito se l'avesse attaccato male, se l'avesse attaccata a rovescio, cosa sia capitato, perché di norma non si stacca così con la telecamera. Oltre al danno la beffa, perché appunto l'ha avuto un problema tecnico come l'ho avuto io e ha perso anche la telecamera. Veniamo a noi, il mio braccetto. Allora, intanto dobbiamo fare un passo indietro nel tempo, comunque a prescindere. Ho rotto così i coglioni a Franz nel dopogara, per il fatto che avevamo 3 millesimi, con tutte le volte che gli arrivavo lì gli facevo questo gesto. Io lo so che prossima gara succederà qualcosa che non deve succedere e lì è finita, non c'è altro da dire. Quando ero più piccolo mi insegnavano cosa fosse il karma, probabilmente io stavo pensando ad una mia amica con le tette di fuori, perché se no non mi spiego il tutto. Io dovrei sapere che cos'è il karma. Io ho lanciato il tutto, ho rotto i coglioni a Friends e lo avevo preannunciata questa cosa nel video di Pomposa e guarda caso appunto qualcosa è successo. Me la sono cercata, poco da dire. Non voglio che venga cercato un colpevole, non è questione di dire è colpa di Pata, è colpa di Yuri, è colpa di quello, è colpa di quell'altro. Secondo me, mia modesta opinione, poi ognuno farà quel cazzo che vuole, è stato un episodio da primo giro, il più classico degli episodi da primo giro, dove uno dei due ci deve rimettere per forza. Ci ho rimesso io, pazienza, cosa dire. Il problema qual è stato? È che appunto niente mi toglie dal cervello che il braccetto si sia danneggiato lì e che poi sia peggiorato continuando a guidarci sopra, perché lo dico nel modo più totale, io non me ne sono accorto mentre stavo guidando. Me ne sono accorto appunto quando ero dietro Melis, abbasso un attimo la testa e vedo la ruota messa così. Continuavo a girare e non mi accorgevo effettivamente che qualcosa non andava, perché curve che di solito fai in pieno, se il kart sbanda c'è qualcosa che non va. Se un kart che dovrebbe avere tutte e 4 le ruote per terra a un certo punto ne ha una che vibra totalmente, vuol dire che qualcosa non va, perché ok, non è la ruota in appoggio, però comunque non è che se non è in appoggio vuol dire che è per aria, quindi qualcosa non andava, non me ne sono accorto. Ripeto, non penso ci sia da cercare un colpevole, perché lì è una questione di qualche frazione di secondo, di dire faccio questo, faccio quello, faccio su, faccio giù. Quando guardi il video è comodo dire ma se avessi fatto così, se avessi fatto colà, lì hai pochi decimi. Non è una battaglia del settimo, ottavo giro, è la battaglia del primo. Potenzialmente fai un'altra scelta, ti può andare male, ti giri, vieni colpito da tutto il gruppo e se ti va male c'è qualcuno che va via in barella. Secondo me è giusto liquidarla in questa maniera, gli ho detto anche in macchina, probabilmente è stata un'incomprensione tra me e lui e niente, pazienza, è andata così. Quello che va detto però è che non bisogna scoraggiarsi davanti a uno 0, perché c'è la regola degli scarti. Non è necessariamente un male averne ottenuto uno, ma questo ve lo spiego alla fine di gara 2, perché adesso siamo arrivati alla fine del video e vi dico restate sintonizzati.